Dunque, potrebbe capitare che durante l'accesso in Gmat FX, nonostante tu abbia una licenza attiva e abbia scaricato l'ultima versione, incontri il problema del Missing Account ID. In pratica, a partire dalla versione 5.174, salvo future modifiche, sarà possibile utilizzare contemporaneamente più conti operativi attraverso la Gmat FX, il che comporta diversi vantaggi. Ad esempio, ci permette di gestire lo stesso scenario di mercato contemporaneamente su diversi conti discrezionali, utilizzando approcci diversi senza la necessità di interrompere le operazioni in corso sull'attuale conto operativo. Questa flessibilità ci consente di applicare diversi approcci nella stessa sessione su conti con condizioni diverse come moneta, leva e ammontare. In definitiva, ci dà l'opportunità di esplorare più soluzioni contemporaneamente per poi in una fase successiva di analisi determinare qual è stato l'approccio più adatto al nostro modus operandi. Inoltre possiamo identificare quali conti siano più adatti al nostro stile, se sia opportuno utilizzare una leva diversa o addirittura clonare il nostro conto reale replicando fedelmente la leva, la moneta deposito, l'ammontare centesimi compresi e altre condizioni al fine di condurre test di valutazione e ulteriori confronti più precisi. Tuttavia è improbabile che molti utenti si trovino di fronte al problema del Missing Account ID. In caso contrario, Gmat FX sta semplicemente comunicando che nell'attuale versione non è presente un conto su cui operare. Pertanto è necessario crearne uno secondo le proprie specifiche, definendo l'ammontare, la leva e la moneta di deposito. Vi ricordo che sono demo, non dovete depositare denaro reale. Quindi come si esce da questo problema? È molto semplice, ci posizioniamo con il mouse sulla scritta, se avete notato ha cambiato colore e ciò sta ad indicare che è un elemento cliccabile, quindi facciamo clic, automaticamente si apre il nostro browser e atterriamo nella nostra business page dove troviamo alcuni dati, quali il Gmat ID e i nostri accounts. Come possiamo leggere, non abbiamo conti su cui operare, quindi dobbiamo crearne uno affinché nel prossimo collegamento la Gmat FX riesca a rintracciare l'account su cui noi poi vorremmo operare. Quindi come faccio ad aprire un account? Una procedura molto semplice. A fianco abbiamo a disposizione un form da completare in cui viene richiesto la leva, la moneta deposito e un saldo iniziale che dovrà essere superiore a quota 100. Cliccando sull'opzione leva possiamo scegliere tra le soluzioni proposte, dalla leva 1,30 fino ad un massimo di 1,500. Come moneta deposito abbiamo a disposizione 8 monete: australiano, canadese, franco svizzero, euro, sterlina, yen, dollaro neozelandese e statunitense. La scelta della moneta deposito deve essere stabilita secondo un criterio di confidenza, o per meglio dire dimestichezza, ed un criterio strategico ovviamente. Conviene lavorare su una moneta forte oppure debole per ottenere un vantaggio in più in combinazione con la leva scelta? Capite che le combinazioni dipendono soprattutto da personali criteri strategici e commerciali. E infine il deposito, che deve essere pari e superiore a quota 100. Potremmo anche inserire i centesimi, questo sarà utile nel caso in cui volessimo replicare fedelmente l'attività di un conto reale. Una volta completato il form non ci rimarrà altro che cliccare su New Account e istantaneamente vedremo che nella parte sinistra spunterà il conto appena creato con tanto di codice identificativo da cui sarà possibile loggarsi, quindi riconoscerlo dal pannello di accesso in Gmat FX. Da qui possiamo ovviamente consultare le statistiche della nostra attività oppure cancellare direttamente il conto. Una piccola precisazione: è necessario disporre sempre di un conto attivo, infatti se ne avessimo soltanto uno non potremmo cancellarlo proprio perché l'opzione è disabilitata. Se volessi cancellarlo sarà necessario crearne un altro. Abbiamo la possibilità di aprire 3 conti e di conseguenza anche eliminarli. Prova a crearne altri con diverse configurazioni. Quando disporremo di 3 accounts non sarà più possibile crearne dei nuovi. Ritorniamo in Gmat FX, chiudiamo, riavviamo e dal pannello di accesso avremo la possibilità di accedere in uno dei conti che abbiamo appena creato. Apriamo il menu a tendine e selezioniamo l'ID di riferimento di uno degli account che abbiamo creato. A piattaforma aperta faccio una prova.
Se volessi consultare le statistiche mi porto sulla barra menu, Count, My Business e ritorno nuovamente nella pagina di prima. Consulto le statistiche e se volessi eliminare l'account mi basterà andare su Delete Account ID e se avete notato è stata riattivata l'opzione che ci permetterà di creare un nuovo piano di lavoro, un nuovo conto.